In questo video ti presento delle espressioni colloquiali molto comuni e molto importanti che ti aiuteranno a parlare italiano in modo sempre più naturale. Mi raccomando, quindi segui il video fino alla fine e prova a integrare fin da subito queste nuove espressioni nelle tue conversazioni. E se vuoi puoi anche scaricare il documento PDF gratuito che include tutte le espressioni di cui parleremo oggi. Basterà inserire il tuo nome e il tuo indirizzo email e lo riceverai direttamente in pochi minuti nella tua casella di posta. È completamente gratuito. Trovi il link sotto a questo video. Ma cominciamo. Per presentarti queste espressioni colloquiali così importanti, abbiamo preparato un dialogo per te. Vediamolo insieme. Scongelo del pane per cena, va bene? Mi sa che è finito, controlla, secondo me non ce n'è più. Come è finito? Per forza è finito! Tu lo mangi e non lo ricompri mai. Sono sempre io che lo compro o lo faccio in casa. La prossima volta controlli prima, così almeno vediamo come fare. Come mai sei arrabbiata? Hai presente quante cose ho da fare tutto il giorno? Devo pensare anche al pane? Eh no! Vabbè, per oggi mangiamo delle gallette di riso. Mamma mia, domani lo compro, quante storie. Meno male che ci sono le gallette di riso almeno. E poi non faccio delle storie, esprimo un disagio. Ecco. Avete presente quelle situazioni in cui è meglio non contraddire l'altra persona? Ecco, io sono in una di quelle situazioni. Cosa stai sussurrando? Non ho sentito. Meno male, non ha sentito. Questo dialogo era ricco di espressioni colloquiali. Le hai notate? Se vuoi puoi anche tornare indietro e riguardarlo. Ma facciamo un esercizio insieme. Riascoltiamo queste frasi e prova a intuire il significato delle espressioni colloquiali evidenziate. Mi sa che è finito, controlla, secondo me non ce n'è più. Mi sa che è finito. Il pane. Che cosa significa mi sa che? Riesci a intuirlo dal contesto? Mi sa che significa mi sembra che, penso che, credo che. Serve per introdurre una propria opinione, un proprio punto di vista. Mi sa che. Ma c'è qualcosa di strano nella frase di Giulia? Forse ti stai chiedendo, ma non dovrebbe usare il congiuntivo? È un'opinione. Eh sì, tu hai perfettamente ragione, ma generalmente dopo questa espressione non si usa il congiuntivo. È molto frequente l'uso dell'indicativo. Perché? Ma perché si tratta di un'espressione piuttosto colloquiale e sai che molto spesso in contesti colloquiali il congiuntivo va in vacanza, ce lo dimentichiamo. Quindi, nella maggior parte dei casi, mi sa che è seguito da un verbo all'indicativo. Mi sa che fuori piove. Sento il rumore della pioggia. Inoltre, nella maggior parte dei casi, questa espressione è usata con il pronome mi, perché esprime il punto di vista della persona che parla. È molto raro sentire gli sa che o vi sa che. È molto più frequente sentire l'espressione mi sa che, perché chi parla esprime la propria opinione. Mi sa che Giulia è molto arrabbiata oggi. Francesco è tristissimo perché il pane è finito e Giulia gli risponde così. Per forza è finito! Tu lo mangi e non lo ricompri mai. Per forza. Che cosa significa? Per forza è finito. È ovvio che è finito. Per forza introduce una cosa che è ovvia, scontata. La TV non si accende. Per forza, le pile del telecomando sono scariche. È ovvio. Per forza mi arrabbio. Devo fare tutto io in questa casa. È ovvio che mi arrabbio.
per forza. E Francesco, sempre più afflitto, dice: Come mai sei arrabbiata? Questa situazione è molto rischiosa. Cosa significa come mai? Come mai sei arrabbiata? Significa semplicemente perché. Perché sei arrabbiata? Come mai siete già svegli? Non hai mangiato nulla. Come mai? Perché? Informazione importante: come mai può essere usato nelle interrogative dirette o anche indirette. Per esempio, Giulia sembra arrabbiata, ma non so mica come mai. Non so mica perché. Ma nelle risposte no, non possiamo usare come mai, useremo perché. Perché deve fare tutto lei in casa. Passiamo alla prossima espressione colloquiale. Hai presente quante cose ho da fare tutto il giorno? Hai presente quante cose ho da fare tutto il giorno? Hai presente? Che cosa significa? Riesci a immaginare quante cose ho da fare? Capisci questa cosa a cui faccio riferimento? Hai presente? Puoi ricostruirla nella tua mente? Avere presente significa proprio riuscire a immaginare o, in alcuni contesti, ricordare. Per esempio, hai presente l'attore che ha recitato in quel film che ti piaceva tanto? Ricordi? Riesci a visualizzare nella tua mente quell'attore di quel film? E possiamo anche rispondere con questa espressione: no, non ho presente l'attore. Quale film? Quale attore? No, non ce l'ho presente. Non ho presente l'attore. Non lo ricordo o non riesco a immaginarlo. Avete presente il congiuntivo? Ecco, ne parleremo presto. Ma Francesco ha deciso di affrontare questa situazione con i denti e, non consapevole forse del rischio che sta correndo, dice: Beh, per oggi mangiamo delle gallette di riso. Mamma mia, domani lo compro. Quante storie. Quante storie! Ma quante storie! Che cosa intende con storie in questo caso? Non sono le storie o le favole che si raccontano. In questo caso, quale sinonimo potremmo usare? Potremmo dire quante lamentele, quante obiezioni. Ma quante storie è molto usato, colloquialmente parlando. E infatti Giulia dice: E poi non faccio delle storie, esprimo un disagio. Ecco. non faccio storie, non faccio obiezioni, non mi lamento, esprimo un disagio. Quindi storie in questo caso è sinonimo di lamentele o obiezioni. Le mamme molte volte dicono: adesso ti siedi e studi, senza storie, senza obiezioni, senza lamentele. E Giulia spesso mi dice: ogni volta che propongo di andare al cinema, tu fai delle storie. Tu ti lamenti, fai delle obiezioni, quindi è fare delle storie l'espressione completa. Ultima, Francesco ha bisbigliato qualcosa, ma Giulia non ha sentito e lui dice: non ha sentito, meno male. Qui è chiaro il significato di meno male, no? Significa, per fortuna, che fortuna! Meno male che ci sono le gallette di riso in casa. È una fortuna che ci siano le gallette di riso. Meno male che sei arrivato, ho bisogno di un consiglio. C'è il sole da voi? Meno male. Per fortuna. Bene. Spero di essere stato abbastanza chiaro nell'esposizione di queste espressioni colloquiali
così importanti in italiano. Adesso tocca a te fare due cose. Scrivere una frase nella sezione dei commenti qui sotto usando una o più di queste espressioni. Numero 2, comincia a integrarle nelle tue conversazioni in italiano. E numero 3, ti ricordo che c'è un documento PDF gratuito che puoi scaricare con tutte le espressioni che abbiamo visto oggi, la loro spiegazione e anche il loro uso nelle frasi che abbiamo visto insieme. Trovi il link qui sotto. Grazie per la tua compagnia e ci vediamo al prossimo video.